Nuova puntata di Drive and Talk. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e buongiorno Alessandro. Buongiorno a te. Faceva ridere. Più o meno, potevamo fare meglio. No, però tu giochi un sacco con col tuo cognome. Sì. Dove è nato? Cioè, nel senso, lo fai da sempre? Da mio padre. Quindi voglio dire, è ereditario. Esatto, funziona così. Pensa che la prima volta in cui andai a fare uno dei miei primi allenamenti, diciamo, io arrivai e l'allenatore che c'era mi salutò e mi chiese: come ti chiami? Di cognome. Sì. E io gli dissi buongiorno e lui mi disse: sì, ho capito, buongiorno anche a te, ma come ti chiami? E io buongiorno. E questa cosa qui è andata avanti per tipo 5-10 minuti e quindi è stato uno dei miei primi traumi infantili riguardo al mio cognome, no? Però no, a parte questo sì, ormai sono abituatissimo al fatto di scherzare, di giocare col mio cognome, lo faccio anch'io per primo. Sì. La vostra routine la conosco ed è pazzesca, voglio dire, perché poi per chi non è abituato è pazzesca. Ci sono allenamenti, ci sono viaggi, ci sono ritorni a casa a Napoli alle 3 del mattino, il giorno dopo ci si allena di nuovo, ci sono ritmi particolari. In questa vita così particolare, proprio in termini di ritmi, tu sei riuscito comunque a continuare a studiare e quindi a fare l'università. Sì. Come sei riuscito a conciliare le due cose? Anche perché, e lo dico in una maniera molto stupida, una volta che hai capito che il tuo futuro era quello del calciatore, potevi serenamente non iscriverti all'università. Invece è stata una tua scelta e una tua volontà, che però impone e richiede comunque dei sacrifici. Come riesci a conciliare? Ma allora è andata un po' così in realtà. Io ho finito il liceo, dove appunto, come ti ho detto, è stato parecchio faticoso, no? Parecchio stressante per me. Decido di prendermi un anno sabbatico. Sono andato a giocare in prestito, decido di prendermi un anno di riposo e quindi in quell'anno lì non mi iscrivo a nessuna università, non studio, non faccio nulla, no? Ma avevi già l'idea oppure? Io avevo l'idea, sì, avevo l'idea di farlo. Poi, appunto, durante quest'anno qui, mi sono accorto in realtà che magari il tempo, noi ci allenavamo la mattina, il pomeriggio magari lo impiegavo male, oppure mi sembrava di buttarlo, sì, una parte del tempo che avevo. E quindi per questo motivo qua, e per il fatto che poi in realtà mi piace quello che studio, eccetera eccetera, ho deciso di iscrivermi all'università, che ovviamente doveva essere online perché per noi è impossibile, certo, sarebbe impossibile andare in presenza. E quindi mi sono iscritto all'università online, appunto economia, e devo dire che anche queste scuole, queste università telematiche comunque ti aiutano molto, no? Perché ovviamente i loro corsi sono tutti online, quindi tu puoi vedere i video, andare avanti, tornare indietro, hai le dispense a disposizione dove poter studiare, quindi sono molto comode. E quindi sostanzialmente quando ci alleniamo al mattino io cerco di ritagliarmi del tempo per studiare al pomeriggio, oppure viceversa. E poi all'inizio gli esami erano in presenza, quindi okay, tu studiavi tutto online e poi dovevi iscriverti all'esame che era in presenza. E che però era molto più difficile, no? Perché molte volte avendo programmi giornalieri degli allenamenti, non puoi organizzarti per tempo avanti, no?
e quindi era molto più difficile. Poi sfortunatamente c'è stato il Covid, fortunatamente per quanto riguarda questo aspetto scolastico qui, perché poi gli esami sono diventati anche online, e quindi adesso si può decidere se farli online oppure in presenza, e quindi questa cosa qui è molto più comoda per me, perché riesco a gestirmela molto meglio. E posso farlo se sono a casa, se sono in ritiro. Mi è capitato qualche volta di fare degli esami mentre ero in ritiro. Questo voglio sapere, esami in momenti strani? Sì, mentre ero in ritiro, Ritiro estivo o ritiro No, il ritiro prepartita. Sì. Sai, poi è un po' quell'ansietta che qualcuno possa bussarti o chiamarti o qualcosa così. E poi una volta mi è successo a casa, mia sorella non sapeva che dovevo fare questo esame, no? Forse le avevo mandato un messaggio sul telefono, però lei aveva disattivato la connessione dati, e quindi io mi chiudo apposta in camera, Sì. e inizio a fare l'esame. A un certo punto vedo lei che si vede che non aveva visto ancora il telefono, che cerca di aprire la porta, no? Però trova la porta chiusa, ovviamente. Quindi la sento che inizia a dire Ale, inizia a bussare, no? Perché si è preoccupata, giustamente. Io non rispondevo, e poi dopo un po', per fortuna, ha smesso e non mi hanno detto niente, quindi mi è andata bene. Ale, tu sei super, non so se dire super patito, perché magari non è così, però ti piacciono un sacco i giochi di logica, intelligenza, Sì. pensiero, prato fiorito, non so perché, ma ogni tanto viene d'ufficio, si fa lasciare un computer e gioca a Sì, prato fiorito. ogni tanto quando vengo a salutarvi mi piace mettermi Poi nel la computer. raccontiamo sta cosa, perché il buongiorno di Ale Cioè, è obbligatorio. è sempre è quotidiano. Scusami, ti piacciono e sei in ottima compagnia del Napoli. Sì, ci sono, c'è Alex, c'è il Ciolito, anche Raspa è venuto qualche volta. No, quando possiamo ci divertiamo. Che fate? Andiamo a fare escape room, Che o in ormai quelli di presenza. Napoli li avete finiti? Lui, Alex è sicuro, anche Ciolito penso. Io sono arrivato un po' dopo, magari qualcuna ce l'ho ancora da fare. O se no giochi da tavolo, sempre magari investigativi o di logica, di ragionamento, ci piacciono un sacco. Poi tra l'altro c'è anche un'altra cosa che abbiamo in comune con il Ciolito, perché ci piace un sacco la Marvel. Ah, ok. Alex un po' di meno, però siamo andati già a vedere un film qualche mese fa con il Ciolito, e adesso ne stiamo aspettando, diciamo, i nuovi che escono. Però insomma, quando ci vediamo che escono magari dei nuovi teaser, dei trailer, qualcosa, ce li inviamo tra di noi. E quindi nella tua vita di tutti i giorni, vabbè, a parte la condivisione di queste passioni con i compagni di squadra, che ti piace fare? Ma allora, gioco a scacchi. Hai giocato con online. Frank? Ne avevamo parlato di questa cosa. No, non ci ho giocato. Frank gioca a scacchi. È bravo? Ci devo giocare allora. Non ne ho idea. Anche Peppe, il nostro direttore della fotografia. Sì? Bravo, sì. Ah, Il Ciolito pure gioca a scacchi. No. non mi ricordo. Glielo devo chiedere. Scacchi, vabbè, PlayStation con gli amici, Sì. però quello è più un modo per stare in contatto con loro, no? Quindi gli amici di sempre, quelli di Torino. Sì, poi dipende un po' dai giorni, quando però tendenzialmente sì. Gioco con loro, un modo per sentirli, no? Che uno fa magari le videochiamate, queste cose qui, le chiamate, e poi c'è anche questo modo in più per continuare a sentirli. Adesso sto aspettando che arrivi un po' il caldo per andare un po' al mare, perché Sei nella città giusta. sono nella città giusta. No, perché mi rilassa cioè mi rilassa un sacco.
In generale anche comunque passeggiare magari al sole, così è una roba che mi dà serenità, no? Poi trovo veramente che il mare su questo sia incredibile, cioè anche in inverno ti dia una serenità assurda, non so, c'è qualcosa in più, c'è l'odore, l'odore, non il so. suono, sì. Veramente ti dà serenità. Quindi diciamo un po' sono queste le cose. Leggo ogni tanto, libri fantasy o biografie, autobiografie e insomma cerco di passare un po' il tempo in questa maniera qua. Con Harry Potter come stai messo? Harry Potter ho visto i film, Devi leggere i libri. devo con calma, però Sono bellissimi da leggere. no, certo, Belli, non lo belli. metto in dubbio assolutamente. Adesso ne sto leggendo uno che è fantasy, si chiama è una serie di libri, una serie di romanzi che si chiama I Bastardi Galantuomini. È un ossimoro. Esatto. Dove il protagonista c'è questo Locke Lamora insieme a dei suoi amici che sostanzialmente effettua degli inganni per lavora in una banda di ragazzini e fanno inganni, rubano denaro, rubano soldi, così, e poi si trovano invischiati in situazioni che sono più grandi di loro e che loro devono affrontare, no? Però come tipo di fantasy è molto, molto leggero, cioè non ci sono draghi, non ci sono maghi o... maghi ci sono, però non a livelli troppo esatto, diciamo così. Ce n'è qualcuno, diciamo. E quindi no, niente, appunto, dicevamo, sono un po' queste le cose che faccio, che mi piace fare. Tu la mattina ti svegli e hai una vista bellissima, vedi il Golfo, vedi Napoli, vedi il Vesuvio. Com'è stato il tuo impatto? Che ne pensi di Napoli? Ma io ti dico, ogni giorno che passa io mi trovo sempre meglio, sto sempre meglio. Il clima, il cibo, il mare, le persone, veramente. Sto conoscendo tante persone, tutte veramente di cuore, stradisponibili. Con il cibo non ne parliamo perché faccio una fatica immensa a cercare di evitare, esatto, cercare di evitare di mangiarlo. E poi il mare anche, ovviamente, come dicevo prima, è quel qualcosa in più che è veramente bello, cioè è bello se ce l'hai, diciamo. Certo, sì. Quindi no, mi trovo veramente, veramente bene. Famiglia? Piaciuto? Alla mia famiglia piace molto, poi io appunto mio papà ha origini campane, quindi perché ho i nonni che sono mia nonna di Cardito, mio nonno di un paese in provincia di Avellino, e quindi già tanti anni fa noi in realtà venivamo per qualche giorno, comunque una o 2 settimane qui a trovare i parenti. Non ti era nuovissima la città? No, esatto. Allora, quando venivo qui ero proprio, cioè quando passavamo da Napoli ero proprio piccolino, se no stavamo appunto nell'altro paesino di mio nonno. Però no, insomma, e anche a loro sicuramente no, quindi anche a loro piace un sacco. Poi quando magari io vado a fare allenamento loro vengono a trovarmi, si fanno magari giri in centro, fanno delle passeggiate, queste cose qui, quindi no, anche per loro è top. Guida turistica di Ale Buongiorno. Sei riuscito a visitare qualcosa? Hai visto già qualcosa? Allora, che vorresti vedere? Allora, per ora sono riuscito a visitare poco, ti dico la verità. Però sì, ci sono indubbiamente delle cose che vorrei. In primis il Cristo Velato, Bellissimo, sicuramente. pazzesco. Vorrei fare la Napoli sotterranea, un po' i vari castelli. Mi piacciono queste cose qui.
quindi appena avrò modo, appena avrò la possibilità vorrei andare a vedere, perché appunto mi interessano molto. Dal punto di vista turistico, invece sono andato su a Capri, Bella. e anche lì però sono riuscito a vedere solo quella, quindi dovrò poi fare le altre isole, la costiera, sì. sì, tutti quanti quei posti che sono top. Sì. Il Cristo Velato, ovviamente la gente si sofferma sul Cristo Velato, che è indubbiamente pazzesco. Quando lo vedi ti commuove, tanto che è bello. Si dice che Canova, considerato lo scultore più importante, più talentuoso al mondo, sarebbe in italiano? Come siamo messi? Che sarebbe stato disposto a dare via 10 anni della propria vita pur di essere l'autore di un'opera del genere. Mamma mia. Una roba grossa. Però ci sono tutte le statue intorno al Cristo Velato, quindi nei lati della cappella, che sono pazzesche. Ce ne sta una di non so di chi, non so che fa, non so chi sia, quindi evito di dire sciocchezze, che però ha una rete da pesca. E quindi tu immaginati questa rete scolpita nel marmo, ma è una rete volante, cioè nel senso non c'è nulla dietro, non c'è nulla in mezzo. Mamma mia. È una rete, è allucinante. Allora, innanzitutto non ti ho fatto la prima domanda che faccio sempre a chiunque quando inizia questo format, e cioè: oggi ci sono io qua a romperti le scatole in macchina, ma qual è la tua routine mattutina quando ti svegli e devi andare all'allenamento? Da quando ti svegli? Ok, allora mi sveglio una mezz'oretta prima di uscire, poi fortunatamente la colazione la facciamo direttamente al campo, quindi mi lavo, mi vesto e scendo con abbastanza calma in realtà, perché mi vesto abbastanza, cioè faccio tutto abbastanza velocemente. Vabbè, te i capelli li asciughi veloce. Sì, esatto, tutto in un attimo. Ah no, i vestiti me li preparo il giorno prima. Ah, sul letto? Sì. No, sul letto no. No, sul letto. So una stupida. poltroncina nella mia camera, mi metto dei vestiti che poi utilizzerò il giorno Questa è una cosa che ti porti da quando eri piccolo, oppure hai iniziato Ma in realtà no, ho iniziato abbastanza... La faccio qui, diciamo. Ho iniziato a far così, mi sono trovato bene, non so neanche come dica. È comodo. È comodo, sì. E non devi pensare la mattina, anche perché io faccio molta più fatica la mattina che la sera, quindi visto che posso far così, almeno come dici tu, non devo pensare, sono più tranquillo. E niente, quindi mi vesto. E poi vieni al campo. E poi vengo al campo, esatto. Ma come sei a casa? Ordinato? Disordinato? Allora, no. Vabbè, ovviamente se c'è qualcosa da pulire, qualcosa da togliere, lo faccio senza problemi. Cioè, l'armadio esiste o ogni sedia è un potenziale armadio? L'armadio esiste. L'unica appunto poltrona impegnata è quella che ti dicevo che riempio il giorno prima, cioè la sera prima per la mattina, però no, dai, in generale penso di essere abbastanza ordinato. Poi ovviamente qualche volta rimangono delle cose in giro, però poi quando passo, perché c'è questa tecnica incredibile, quando tu devi portare una cosa da una stanza a un'altra, sì. Io aspetto il momento in cui devo andare nell'altra stanza. Ah, non vai appositamente? Non vado appositamente, capito? Cioè magari devo andare a prendere, devo mettere qualcosa dal salotto alla camera. Sì. Io poi a un certo punto mi si scarica il telefono, devo andare a prendere il caricatore in camera, quindi la cosa che dovevo portare la porto e prendo il caricatore. Capito? È top perché... Così risparmi delle energie. Risparmi le energie. È da studiare questa cosa. Sì. È particolare. E io mentre sto facendo una cosa mi dimentico cosa sto facendo. Quindi io sono la classica persona che va in cucina e dico perché sono entrato qua dentro. Quindi non credo che funzionerebbe come... Vabbè, vedi, anche se dovesse succedere questa cosa,
Quindi per il tuo obiettivo principale te lo sei dimenticato, però è quell'obiettivo secondario del dover portare magari qualcosa, capito? Quindi No, avendo certo, sì. la doppia roba, E poi magari mi torna in mente e poi quello magari che ti torna in dovevo me, fare. oppure no, e poi devi tornare una seconda volta, poi lì Io dipende. impiego più energie di quelle che dovrei, effettivamente. Macchina? Che fai in macchina? Musica? Podcast? Telefonate? Musica. Magari qualche chiamata degli amici, Mhm. però la maggior parte delle volte musica. Oppure quando torno, diciamo, quando vado la mattina sento più musica. Al ritorno invece cioè faccio più chiamate, più telefonate. E arrivi al campo colazione. Prima cosa. Arrivo al campo colazione, sì, c'è lo chef, appunto io vado a salutare tutti nella sala, gli chiedo se mi cucina, mi fa insomma quello che vorrei mangiare e poi vado, mentre lui lo sta facendo, vado a cambiarmi, così anche lì risparmio tempo. Giusto. E quindi vado a cambiarmi, torno indietro, la roba è già pronta, cioè appena pronta. Sì. E quindi poi mangio. Dopodiché vado in palestra, Sì. faccio i miei esercizi che faccio di solito prima dell'allenamento e poi appunto c'è il video con il mister, l'allenamento, tutto quanto. Figo. Nel mezzo, questo lo racconto io, passavo una decina di minuti da noi Sì. in ufficio con Sempre, quando posso mi fa piacere passare un po' di tempo con voi, venirvi a salutare, tutto quanto, quindi giocare a Prato Fiorito, perché non dimentichiamoci anche di quello, quindi ci divertiamo. E invece, allora, macchina al centro sportivo, abbiamo detto musica, invece sei sul pullman andando allo stadio per una partita. Sì, E che fai? anche lì musica. Attivo la cancellazione del rumore per non sentire attorno, Per isolarti. per isolarmi e ascolto musica, reggaeton, pop, rap, un po' queste cose qui, Ok. per caricarmi un pochino. Certo. Vai. Dimmi. No. E invece finisce il riscaldamento, il warm-up in campo, sei negli spogliatoi, prima di entrare in campo per giocare la partita, Sì. cosa pensi che fai? Ma allora, non ho riti particolari, diciamo. Ovviamente sono concentrato sulla partita, concentrato su quello che devo fare. Magari qualche volta, questo mi capitava più forse negli anni precedenti, davo uno sguardo nuovamente un po' ai video degli attaccanti che giocavano, che dovevo marcare, do uno sguardo di nuovo alle palle inattive per non solo i miei posizionamenti, ma anche cerco di ricordarmi anche quelli dei compagni, Ok. per aiutarli nell'eventualità in cui non si ricordino, nell'eventualità in cui si mettano in posizioni sbagliate e cerco di focalizzarmi su questo. Poi ovviamente vai a dare il 5 a tutti i compagni, poi io passo anche dai fisioterapisti, dai medici, dai magazzinieri, tutti quanti insomma. E niente, poi lì è questione di concentrazione, di essere focalizzati, no? Certo, attivi la cancellazione del rumore Anche mentale. lì, esatto. Mentale. Finita la partita, torni a casa risultato qualsiasi, cosa fai? Cosa pensi? Dipende molto dal risultato. Sì. Giusto. Quello che faccio, quello che dico e quello che penso dipende molto da quello. Diciamo che io me la prendo molto con comoda dopo la partita. Cioè ci metto veramente un sacco, sono sempre, anche all'allenamento, ma quello anche perché magari faccio degli esercizi, le terapie, quindi sono sempre uno degli ultimi a uscire. Sì. E anche uguale in partita, quando giochiamo allo stadio sono sempre poi uno degli ultimi a uscire. Ovviamente se la partita è andata male non parlo tanto, ripenso un pochino a quelli che magari
sono stati gli errori, le robe che si potevano fare meglio, però poi è importante quegli errori lì analizzarli con il mister, poi dopo 1 o 2 giorni, no? E se invece è andata bene sono contento, parlo con tutti, magari vedo dei miei amici perché ho conosciuto anche dei ragazzi qui di Napoli, oppure chiamo i miei, sento mia sorella, quindi è proprio mood completamente diverso. Dipende tanto da quello che succede. Noi siamo arrivati. Ma oggi spero non sia troppo faticoso perché ieri ci ha fatto correre abbastanza, abbiamo fatto parecchio, anche se ogni volta che spero e penso questa cosa qui poi non si rivela vera. Sì. Quindi siamo pronti a tutto, siamo pronti a correre, faticare, sudare, tutto quanto. Amma fatica, no? Amma fatica, per forza. Ale, noi siamo arrivati, parcheggiamo la macchina. È sempre lo stesso posto oppure... No, in realtà cambio. Perché ogni tanto qua non è che si parcheggino proprio bene, capito? Quindi... Confermo. Confermi, sì, confermo. A volte un po' esatto. a cavallo delle esatto, come ho fatto io ora. Adesso benissimo. mi metto a posto. Confermo anche questo. Ale, grazie, è stato un piacere venire Grazie a voi. a lavoro con te. Noi ci vediamo, dove guardare, là, in un prossimo episodio di Drive and Talk. Ciao! Ciao, com'è lui è venuto più comodo? Questa qua è troppo bassa. È vero, un pochino. A posto? Cosa te? Bene. Com'è andata? Bene, molto bene, molto Una bene. grande. È a livello... No, a livello molto più alto. Ah, ok, cultura. Macchina Certo. bassa, ma a Macchina livello alto. è inversamente proporzionale.